Give it to me. Siamo direzione Cordova. Sono le 7:30 del mattino, Come potete notare dalla nostra face, siamo distrutti KO. ma non vogliamo. Non abbiamo dormito molto. Ma non si molla un cazzo. Non abbiamo dormito molto perché abbiamo... Fatto serata. Siamo divertiti un po', ieri siamo andati sul lungo fiume Guadalquivir e abbiamo trovato dei localini tipici latini con, non so, la musica di Bad Bunny. Comunque abbiamo appena detto che non abbiamo dormito niente e questo ha le energie più di, non so... No, devo dire che mi sono ripreso, perché stando con lei. Comunque, a parte tutto, adesso andiamo a Cordova per dare un po' di movimento a questa Siviglia. E niente, quindi prepariamoci per questa nuova avventura cordovana. Cordovana. Lascio voi il commento. Dobbiamo ancora fare colazione, la facciamo là. Solito cappuccino e muffin, ormai siete abituati a vedere questa nostra colazione. La Chiaretta mi sta abbandonando, quindi ci vediamo dopo. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao ragazzi, ma cosa ragazzi? Mi sembri un deficiente. Siamo scesi dal treno, adesso stiamo andando a fare la nostra colazioncina. Estamos en Córdoba. Cordobano. Estamos en Córdoba. Estamos en Córdoba. Enhorabuena. Hola, ¿qué tal? Estamos en C'è Córdoba. un primo monumento. Fai vedere. No, fai vedere sopra, mo. Mo che cazzo fai? Dai, mo stai scazzando però, Un attimo, quanto Cioè, è? con la scusa di fare lo No, scazzone ma è scazzi. basso, Estamos en Córdoba. Hai detto 7 Questo volte. per- Quindi, Stiamo andando in direzione? direzione Starbucks. Ecco la nostra colazione con vista. Palo. Sì, infatti. Beviamo il nostro cappuccino, mangiamo il nostro Maffino. e poi andiamo a vedere la meschita. Comunque sto cappuccino patrimonio della vita. Cos'è? Ziggy. Ziggy. ¿Estás feliz? Ziggy, ¿estás despertado? Que tengan un buen día. Gracias. No, no, estoy aquí. Estoy aquí. Stiamo per entrare alla meschita. Il cortile è fantastico con tutte queste palme, questi archi, i colori. È Stupendo. immenso. Vi abbiamo fatto vedere un po' di clip. Ora direi Andiamo. Il costo del biglietto è di 13 euro a testa. All'interno della meschita è possibile filmare, ma è necessario rispettare il luogo di culto evitando di parlare. Siamo appena usciti dalla meschita. Innanzitutto prime impressioni, luogo suggestivo, bellissimo. Merita un sacco. Tra l'altro la meschita ha una storia particolare. Innanzitutto è patrimonio dell'UNESCO dal 1984. Appena si entra c'è subito questa sala immensa che è nominata Sala delle Preghiere, dove ci sono 1300 colonne di marmo. Durante il periodo del califato questo luogo era una moschea, anche se i musulmani comunque sia davano la possibilità ai cristiani di poter professare la propria religione sotto pagamento di tasse. Questa convivenza tra le due culture non poteva durare molto tempo e infatti anche l'aumento dei fedeli musulmani comunque favorì l'uso esclusivo della struttura come moschea. La cosa particolare che io non sapevo è che la moschea poi divenne cattedrale cristiana e ad oggi è tuttora appunto cattedrale cristiana. Il passaggio da moschea a cattedrale ci fu nel 1236. Questo passaggio ha segnato proprio un cambio di stile, quindi nella moschea si iniziarono a costruire elementi cristiani, gli altari, quello che si vede ad oggi. Quindi qui ancora una volta ritroviamo questa unione tra appunto elementi barocco-rinascimentali e elementi Arabi. più di stile arabo. Dopo la visita alla meschita ci siamo addentrati nel barrio della Juderia. È il quartiere più antico di Cordova, cuore della cultura ebraica, musulmana e andalusa, caratterizzato da un labirinto di stradine strette e ricche di colori. Una celebre via è la Calleja de las Flores, che si distingue per i numerosi vasi di fiori coloratissimi appesi lungo le pareti bianco candido.
È una zona ricca di esercizi commerciali, si trovano numerosi negozietti tipici in cui trovare souvenir e molto altro e anche ottimi ristoranti, infatti abbiamo deciso di rimanere qui per il pranzo. Allora, ci siamo fermati a pranzo in un posto che si chiama il Rincón de Carmen ed è un posto proprio nel quartiere della Juderia, qui a Cordova. E allora, facciamo vedere cosa abbiamo preso. Queste sono melanzane impanate, credo, con miele, che è un piatto tipico. E poi Sembrano appetitose. sì. E poi le patatas bravas, che io così non le avevo mai viste, Particolari. con le salse dentro, sembrano tipo dei piccoli vulcani. È vero. Buon appetito! Partiamo con le melanzane. Guardate che bellezza. È luccicosa. Miele e sesamo. Tagliamo, crunchy. Prova assaggio. Ah, buonissime. Buone? Me la divoro. Eccolo lì! Il miele fa la differenza. Sì, rende Il dolce, miele ci sta bene. Fa la differenza un bel po'. Cioè, rende la melanzana meno amara e la addolcisce. Assaggio la patata. Questa è la salsa sriracha, mi pare, non so come si dice. E questa mi sa proprio la salsa brava. Intanto provo quella rossa, dai. È piccante. Piccantevole. Ah, ma dentro sono ripiene. Guarda Non come so l'hai di cosa. aperta. Buona? Buona, allora. Cosa ha di diverso rispetto alle altre? Questa è proprio lessa. Lessa. Le altre tipo erano più arrostite, tipo. Questa è lessa, buona. E piccantino, e mi sa che questo qui è tipo una salsa tipo Philadelphia. No, è buono. Buonissima. Allora, tu assaggi quella. Gigante. Assaggiamo. Com'è? Un mix di dolce, salsa brava, molto buona. Voto? Voto tra l'8 e il 9, stupenda. Poi è arrivato il nostro bocchino di verdure con gamberetti, mini pannocchie. Ce le facciamo uno in due, diciamo. Esatto, ecco lì. Vai l'assaggio. Subito? Buonissimo. Sì? Ben condito. Voto 8 e mezzo. Perfetto, non si Voto sbilancia 8,5. però, non si sbilancia. Buono. Le verdure sono grigliate, Vero? buonissime. 9. A me piace un po', Confermato. buonissimo. Sì. Che imbarazzo. Bésame mucho, mi amor. No, bello. È imbarazzante. Oh dai, te la sto dedicando. Bravo! Bravissimo, bravo! Grazie. Grazie. Sei contenta per questa canzone che ti ho dedicato? Tantissimo, ero solo un po' imbarazzata. Stavamo passeggiando per le vie del barrio della Juderia. Ci siamo imbattuti nel dolce tipico di Cordova. Che si chiama proprio pastel Cordobés. Cordobés. Sì. E l'abbiamo preso proprio nel negozio che si chiama pastel Cordobés. Cordobés. Vai a coincidenza. La ricetta originale sarebbe con la marmellata di zucca, però noi l'abbiamo preso con il pistacchio perché... Amanti del pistacchio. Esatto. Sarebbe pasta sfoglia con una crema dentro, in questo caso crema normale e pistacchio, appunto. Adesso la proviamo. Where are you from? No, grazie. Where are you from? No, grazie. Where are you from? No, gracias. Cioè, boh. Va bene. Sono un po' comprati. È molto buona. C'è un contrasto di creme, la crema di pistacchio e la crema normale. L'impasto è un po' duro, però... Beh, pasta sfoglia, non esatto, è friabile sì. però. Ma assaggi anche te. Voto. 7,5. Non è duro l'impasto, è compatto più che altro.
perché c'è la crema di pistacchio sopra, poi dentro, a me sembra però crema tipo di mandorle. Sembra una crema di mandorle a me. Però è buona, cioè è molto delicata in realtà. Voto? 8. Ottimo. Mi piace a me. Un piccolo assaggio dai rinconosciti di Cordova. Buona. Allora, primo epic fail della giornata perché volevamo salire sulla torre di Calahorra ma è chiusa. Oh shit. Questo perché allora, la torre tiene aperto fino alle 19 di solito, quindi noi volevamo salire per vedere un po' la vista dall'alto, fare dei video carini, invece oggi c'è la feria de Cordova e Esatto. quindi noi non lo sapevamo ma chiude alle 2. Adesso sono quasi le 6, sono 6 e quindi Niente, andiamo alla fiera. Pregati, andiamo alla fiera. Effettivamente potevamo immaginare di trovarci in una festa del genere perché molte persone erano vestite con abiti tipici del flamenco. Abbiamo quindi deciso di fare qualche piccola intervista per sapere di più su questa fiera. Abbiamo incontrato una ragazza che festeggia, diciamo, la fiera y vogliamo farle alcune domande. Ok. Hola. Hola, ¿Qué nos puedes decir de este traje que llevas? este es el traje típico de flamenca de las ferias. Se pone en las ferias y en las romerías. Y aquí pues nos lo ponemos para la feria de Córdoba. Muchas gracias. Gracias. Adiós. ¿Qué es la fiera en Córdoba y por qué se festeja? Mira, la feria es una fiesta que bueno, aquí Vale. mucha gente vestirse que se celebra en mayo. Y Vale. se celebra en toda Andalucía. En el mes de mayo se celebra la feria y va todo el mundo se viste de gitana Ah, vale. y ya está. La feria se divide en dos partes, en las casetas y en los cacharritos. Ok. En las casetas pues van los adultos y los adolescentes y en los cacharritos pues vamos a ver los niños chicos. Ok. Muy bien, gracias. 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 Adiós. Adiós. ¿Por qué habéis elegido esos colores para vestiros hoy? Pues no sé, fui al Rocío a comprármelo Ah. y me dijeron que me quedaba muy bien Muy bien. Muy bien. y pues me lo compré, Ah. me dijeron que es que tenía mi nombre. Ah. Muy lindo. ¿Y tú? Yo porque, no sé, porque me quedaba bien con la cara y me dijo mi madre, este te pega. Muchas gracias. Nada. 3 palabras para describir la fiera de Córdoba. Una cada una. Yo digo la más bonita. Vale. Yo diría la más abierta al público. Eso es. ¿Y usted? Y yo que digo mi arma, que es la más encantadora que hay. Gracias, muy lindas. Gracias. Dios. Questo è l'ingresso della fiera. Hola, estamos con el señor Eufemio. Eufemio. El coro Aromas de Azahar. Ah, hemos visto muchas mujeres que llevan trajes especiales. ¿Los hombres cómo se visten por la fiera de Córdoba? El traje típico es el que yo llevo. Luego lo que pasa es que los coros, cada coro pues decide si se pone el traje típico o se pone pantalones y camisas todos iguales. ¿Y esto que llevas atrás? ¿Es típico? Sí, este es tambor rociero. Ah, Este es tambor rociero. ¿puedes dar una... Ah, vale. Muchas gracias, que tengan buen día. Gracias, gracias. La fiera si svolge in uno spazio enorme, è veramente gigantesca, ci sono giostre, Luna Park, stand dove poter mangiare, praticamente si trova di tutto e di più. Adesso Gani farà questo gioco, deve scoppiare i palloncini e poi vincerà qualcosa se li scoppierà. Proviamo? Proviamo, vai. Primo tentativo. Ha preso? Sì. L'ho visto. 1. 0. Devi scoppiarlo. Oh! Ah. Ah. Cazzi. Quindi? Ho perso. 3 devo scoppiarli. Insieme ai bambini di 12 anni. Eccolo pronto per far vedere a tutti chi è. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.
Allora, siamo appena usciti dalla fiera Abbiamo fatto penso 12 km questo giorno, e praticamente abbiamo fatto tutta la fiera comunque alla fine. tutta la fiera, tutta Cordoba. Dalle facce potete notare che siamo cottissimi. Distrutti. Vediamo se riusciamo poi a registrare qualcosa dopo in base a quello che anche facciamo, perché date le nostre condizioni non so cosa faremo più. Esatto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Un saluto. Ma Mua. Suscribiros al canal de Listuo. Suscribiros al canal de Listuo. dale! Gracias. Dale!